Ciao a tutti ragazzi, qui Jaspizza e vi do il benvenuto ad una nuova ed entusiasmante puntata di Poké Discovery. Scusate per l'assenza su YouTube, ma è stato un periodo veramente pieno di impegni, ma vi prometto che mi farò perdonare. Ma ad ogni modo, bando alle ciance e partiamo subito col video. Tempo fa un ragazzo, tramite un messaggio privato su Instagram, mi ha chiesto di parlare in un video della leggenda metropolitana che aleggia dietro la figura di Butterfree. Infatti il Pokémon Farfalla è il protagonista di una delle leggende metropolitane più affascinanti, ma anche verosimili, dell'intero fandom Pokémon. Per comprendere di cosa sto parlando è necessario tornare indietro nel tempo al 1999, anno in cui, grazie all'uscita di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, fu sancito definitivamente l'avvento del fenomeno mondiale Pocket Monsters. Grazie a questi due giochi, infatti, i ragazzini di tutto il mondo sono stati in grado di analizzare e conoscere tutti e 150 più 1 mostriciattoli tascabili, scoprendo quindi anche tutte le evoluzioni di questi. È proprio da ciò che nasce la leggenda metropolitana di cui parleremo in questo video. Nello specifico, secondo alcuni, ci sarebbero delle incongruenze nelle forme finali sia di Caterpie che di Venonat. Infatti, secondo questa teoria, Caterpie si sarebbe dovuto evolvere in Venomoth, mentre Venonat si sarebbe dovuto evolvere in Butterfree. E se invece fosse così? Sarà stato un errore di Game Freak? Uno dei tanti di sti che non sono in grado di fare neanche mezzo gioco? Oppure la scienza ci può aiutare a risolvere questo enigma. Signori e signori, mettetevi comodi perché oggi finalmente il mondo scoprirà la verità in questa nuova puntata di Poké Discovery. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Inoltre, se questo video raccoglierà 100 likes, arriverà sul canale il video dedicato alla mascotte Pokémon per eccellenza. Esatto, il video su Pikachu. Quindi mi raccomando, spolliciate, fate spolliciare ad amici, parenti, cugini, zii, fratelli, fidanzate, ex e quant'altro, che è importantissimo, mi raccomando. Per comprendere come la scienza avesse potuto aiutarmi in questa impresa, ho spulciato una serie infinita di lepidotteri. E vi giuro ragazzi, non è stato per niente piacevole. Per niente, a me non piacciono gli insetti, ok? Quindi già solo per questo un like, palese. Ma fortunatamente dopo tanta fatica e tanta pazienza sono riuscito a ricostruire a quale specie appartengono sia Butterfree che Venomoth. La linea evolutiva di Venomoth dovrebbe con ogni probabilità appartenere alla famiglia delle Megalopigide, a cui appartiene anche una falena simile a Venomoth che è la Megalopige opercularis. Mannaggia a me, a quando ho iniziato Poké Discovery, sti nomi di merda difficili da pronunciare, ma chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Questa falena è conosciuta in tutto il mondo con un altro nome, fortunatamente, o forse no, perché è conosciuta con il nome di Passimoth. No, siete dei porci, tutti e due, e anche voi che state guardando, lo so che ci avete pensato pure voi, no, non è così. Maledetti. In questo caso il nome è traducibile più correttamente come falena micio, in quanto sia da falena che da larva essa è ricoperta da delle setole che rendono il proprio corpo pieno di peluria, simile proprio al vello di un gatto. Allo stato larvale risulta essere spesso variegato con dei colori molto accesi, mentre lo stato di pupa dura veramente poco e permette al piccolo bruco peloso di compiere la metamorfosi in modo tale da diventare una grossa falena pelosa da carezzare sul divano? Non lo so. I Venonat, esattamente come le larve di questa falena pelosa, sono ricoperte da del pelo. Però onestamente vi sconsiglio di accarezzare un Venonat se doveste incontrarlo, perché il pelo dei Venonat è ricoperto dalla sassitossina, una neurotossina molto simpatica che alla buona vi può causare formicoli, mentre se vi va male potreste rimanere paralizzati per diverso tempo. Quindi ve lo sconsiglio, credo non sia molto
non sia molto saggio toccarli. Già. È proprio questa tossina che rende Venonat e Venomoth dei Pokémon di tipo veleno e dei predatori davvero pericolosi. La specie a cui appartiene invece la linea evolutiva dei Butterfree è una variante delle Papillonide, che rientrano nella famiglia dei Lepidotteri, a cui appartiene anche una particolare farfalla che è il Papilio Xutus, chiamato anche macaone asiatico, diffuso dal nord-est asiatico fino alle Hawaii, passando per Cina e Corea. Questo è un lepidottero diurno ed è possibile trovarlo in frutteti ed agrumeti in un periodo compreso tra maggio ed agosto. L'habitat non è casuale, in quanto appunto questi lepidotteri si cibano delle foglie delle rutacee, che più comunemente chiamiamo agrumi, cioè limoni, arance e così via. Sia sulla testa sia sulla testa dei bruchi del macaone asiatico che sui caterpie è presente un organo che viene utilizzato per difendersi dai predatori, che prende il nome di osmeterio. A differenza però di quanto succede per i caterpi, l'osmeterio dei bruchi del macaone asiatico è un organo estensibile e viene fatto uscire dalla testa solo e soltanto in condizioni di pericolo. In entrambi i casi comunque quest'organo è in grado di emettere un odore ripugnante e sgradevole che funge da repellente per formiche, mantidi e altri insetti pericolosi per i nostri bruchi, mentre i caterpi usano questo odore sgradevole per tenere lontani i predatori voraci come i pigei. La composizione di questa fragranza varia da specie a specie e secondo alcuni studi l'odore sgradevole emesso dai caterpi è dovuto alla miscela di alcune molecole alifatiche come ad esempio l'acido isobutirrico e altri esteri come l'etilestere e il metilestere. Sì, però Just non mi hai convinto molto, perché sembra che Caterpie e Metabot abbiano gli stessi occhi di Venomoth allora? Beh, rispondere a questa domanda è abbastanza semplice. Sapete, alcune volte la natura si prende gioco di noi. E questo è uno di quei casi in cui la natura ci ha tirato un bello scherzetto. Eh sì, perché quello che per anni, per oltre 20 e passa anni abbiamo visto con i nostri occhi, in realtà era tutto un'illusione. Infatti, nella testa sia del macaone asiatico che del caterpie sono presenti due macchie nere che fungono da illusione per intimorire i predatori. Questi finti occhi vengono mantenuti pure quando Caterpie si evolve in Metapod, cioè quando raggiunge il suo stato di pupa, prima di evolversi e quindi compiere la sua metamorfosi in Butterfree. Sì, ma... Ma allora perché Venonat e Venomoth hanno gli occhi diversi? Non ha senso questa cosa! Non ha senso! Non ha senso! Oh, ti sei impegnato finalmente a fare una domanda decente. Grazie. Grazie, non so chi dobbiamo ringraziare per questo attimo di genialità, te lo giuro. Davvero, complimenti. Da una parte i piccoli Venonat sono degli insetti diurni ed esattamente come Butterfree cacciano di giorno. Per questo motivo entrambi hanno gli occhi molto simili, in quanto questi gli permettono di avere una ottima visione periferica. Inoltre, grazie alla struttura cristallina di questi occhi, sia i Venonat che i Butterfree sono in grado di riflettere la luce in modo tale da poter in qualche modo indurre un certo stato di confusione nelle prede e nei predatori. Per questo motivo sia i Butterfree ma anche e soprattutto ai Venonat sono stati attribuiti dei poteri psichici molto interessanti. D'altra parte però, come precedentemente detto, i Venomoth sono degli insetti notturni, esattamente come le Passimoth. Non ridete, non ridete. Ed è proprio per questo motivo che hanno bisogno degli occhi in grado di poter vedere anche al buio. Per l'appunto, se notate, gli occhi dei Venomoth assomigliano molto agli occhi di predatori che cacciano comunemente di notte. Anatomicamente parlando, all'interno della retina degli occhi dei Venomoth sono contenute delle cellule particolari chiamate bastoncelli. Queste sono delle cellule allungate in grado da fungere da fotorecettori. La luce captata da questi fotorecettori permette l'attivazione a cascata di due molecole presenti sulla membrana cellulare dei bastoncelli, che sono la rodopsina e la trasducina. Una volta attivate queste due molecole, i fotorecettori sono in grado di amplificare l'intensità della luce che arriva all'occhio dei Venomoth, garantendo a quest'ultimi la visione scotopica, cioè la visione notturna, che li rende dei predatori davvero temibili per tutti i Pokémon che abitano nei boschi. E per questo video è tutto, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel like. Vi giuro, sul tasto like non ci sono setole velenose che vi fanno cadere le braccia, niente. Cliccate, anche perché se arriviamo a 100 likes arriverà sul canale il video dedicato a Pikachu. Quindi mi raccomando, spargete il verbo. E soprattutto, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video.
Inoltre, prima di chiudere, vi ricordo che se volete che io parli di qualche Pokémon in particolare, qualche curiosità, qualche spiegazione scientifica, di qualcosa che non vi ritorna sui Pokémon, esattamente come ha fatto l'utente che mi ha scritto su Instagram e che mi ha dato l'idea per questo video, potete farlo, potete scrivere sia sotto qui nei commenti che invece su Instagram. Quindi vi ricordo che potete seguirmi anche sui miei social, trovate il link qui sotto in descrizione. Detto ciò, credo che sia arrivato il momento di salutarci. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Poké Discovery. Un abbraccio dal vostro Professor Just.